Bentornati tutti al mio canale Assistenza Informatica Online. Allora, oggi video molto leggero, basato proprio sul divertimento, quindi oggi parleremo, sempre per me, dei migliori giochi che possiamo trovare su iPhone, quindi questo video praticamente dedicato tutto per Apple, però ricordiamoci sempre che molti giochi ormai si trovano anche nel Play Store, quindi ovviamente video dedicato ad Apple perché c'è la sicurezza di avere tutti questi giochini, passatempo, rompicapo, quelli chiamateli come volete, già sono su iPhone, c'è la sicurezza al 100%, non so se qualcuno lo potete trovare anche su Android, ma quasi sicuramente insomma una gran parte di questi giochi che vi consiglio io perché insomma li ho testati tutti e sono veramente carini, li potete trovare anche su Android. Ovviamente insomma anche nei commenti voi date insomma la vostra lista, qual è il gioco che preferite, in modo che così gli altri utenti possano anche valutare di scaricare quel gioco e vedere se effettivamente vale la pena andare a giocare con quel tipo di gioco. Questi giochi ovviamente sono tutti gratuiti, tranne proprio credo qualcuno che è a pagamento, che diciamo in fase di test comunque non è stato mai acquistato perché in base ad altre applicazioni, ci sono applicazioni, prende le app del giorno così chiamate, che permettono di acquistare in maniera gratuita, scusate il gioco di parole, un gioco o un'app che in quel determinato momento magari è gratuita, però di solito a pagamento. Quindi qualche gioco magari ora come ora, magari lo potete trovare, ma è veramente forse uno o due su questa lista di 13 sono giochi che vi dirò io, lo potete trovare magari ora come ora a pagamento, però non è detto che in futuro magari o anche scaricando sempre quest'app del giorno ve lo possono dare insomma in maniera totalmente gratuita. Non perdiamo altro tempo, quindi vediamo quali sono questi giochi e già potete cominciare a vedere dalla schermata. Allora, questi giochi che secondo me sono veramente carini e mi aspetto, vi ho detto nei commenti, anche quelli vostri, così uno può testare anche i vostri giochi. Allora, il bullying, per chi piace il bullying, perché poi comunque i giochi vanno nell'iPhone molto a genere, quindi se a me piace quel genere, per esempio se a me piace il bullying, ovviamente vado a cercare un gioco di bullying e magari se a voi proprio piace il bullying, potete comunque scaricare questo gioco perché è veramente fatto bene. Sono giochi ovviamente anche testati a livello di pubblicità, dove la pubblicità, ahimè, nei giochi free ci deve essere per forza, perché comunque tende ad aiutare a far andare avanti l'azienda per correggere aggiornamenti, bug nell'applicazione e proprio per creare l'applicazione stessa. Quindi per ammortizzare i costi che hanno di questa applicazione ovviamente c'è la pubblicità all'interno, però sono giochi comunque che hanno veramente poca pubblicità. Quindi parlando del bullying in generale vi consiglio di scaricare il Bullying 3D Extreme, gioco veramente fluido, non si blocca mai ed è veramente carino, si può giocare in maniera singola oppure in maniera con il computer o con altre persone, quindi veramente fatto bene. Pubblicità non ce n'è quasi nulla. Dopodiché, per chi piace invece il gioco del biliardo, quindi il gioco classico delle stecche, un gioco veramente fatto bene, anch'esso completamente gratuito, è il Pool Billiard. Il Pool Billiard è veramente un gioco sempre fatto carino perché si può giocare con il computer singolo in 3 livelli, quindi dall'easy, dal medium oppure hard, quindi dipende dalla difficoltà. Ci sono ovviamente tanti tipi di giochi per quanto riguarda il biliardo, quindi il classico che vi posso dire, non sono un esperto, però quello con le doppie palline, quello numerato, quello con i piolini, cioè, insomma c'è di tutto e di più, quindi uno basta scegliere l'opzione del gioco che vuole e può andare benissimamente a giocare con quello che piace di più. Dopodiché non possono mancare, credo, in un telefonino i classici, sempre a chi piace, i classici giochi di carte. In questo caso possiamo andare a reperire la briscola, per esempio, e la scopa, che sono i classici giochi più scaricati, insomma, che ci sono al mondo. Ovviamente qua sempre lo stesso discorso per a cui piace il gioco briscola e scopa, anziché andarne a provare tanti e veramente dopo una partita, dopo nel mezzo della partita, pubblicità a destra e a sinistra, vi consiglio invece di scaricare la briscola e la scopa della Digital Mocha, quindi con le carte originali dal negro. Quindi in questo caso questo gioco veramente non interrompe mai la partita con pubblicità e devo dire che la pubblicità forse è sempre qui, quasi nulla come giochi che vi ho dato in precedenza. Dopodiché quale altro gioco abbiamo? Ovviamente sempre, scusa, nel gioco della briscola e della scopa, quindi questo delle carte, possiamo andare a scegliere il tipo di carta in base al nostro paese, quindi le carte siciliane, napoletane e tutti gli altri tipi di carte che possono esistere diciamo come gioco di carte, quindi con la facilità insomma di riconoscere le proprie carte. Stavo dicendo, un altro gioco che prende l'eredità del
famosissimo Luxor, bel gioco, non vi dico di andare a scaricare il Luxor, per chi lo vuole fare lo può fare, però è a pagamento il Luxor. Una valida alternativa di Luxor è il Marble Master, che è veramente veramente fatto bene come gioco. Certo, graficamente non è a livello del Luxor, che devo dire che non lo troviamo soltanto sui cellulari anzi li troviamo dopo che comunque Luxor è nato nelle console, quindi per intenderci su Xbox veramente Luxor era veramente ed è tuttora un bellissimo gioco graficamente parlando, anche come giocabilità. Qua la pubblicità c'è, però è sempre poca, quindi effettivamente insomma non interrompe mentre stiamo facendo una partita, non lo potrebbe fare mai perché il gioco comunque richiede molta attenzione, quindi non può interrompere mai con una pubblicità. Magari ti può interrompere dopo che stacchi la partita, ne devi incominciare un'altra, oppure con tutti quei premi, però ormai ci sono in quasi tutti i giochi, quindi per prendere un premio, per accedere a un premio, dobbiamo praticamente noi andare a vedere una pubblicità e può durare dai 15 secondi ai 30 secondi, insomma un massimo di 40-45 secondi. Dopodiché, quale altro gioco c'è? Un gioco bellissimo per le persone che amano l'RPG è Hero Wars. Hero Wars è veramente un gioco fatto bene, è un gioco che insomma vi tiene collegati al telefono, credo ogni giorno, perché è proprio un gioco diciamo che all'inizio ovviamente è molto più bello, poi magari il gioco si siede un poco, quindi diventa magari un pochettino più monotono, ecco, perché si fanno sempre le stesse cose, però all'inizio soprattutto il gioco è davvero bello perché ci sono delle mini missioni oltre al classico gioco da fare. Quindi è un gioco totalmente RPG e qui siamo sempre al solito, la pubblicità c'è soprattutto per prendere premi e devo dire che è abbastanza la pubblicità, però più pubblicità vediamo, più premi abbiamo. Quindi se voi non volete nemmeno un premio non c'è bisogno di andare a vedere nemmeno una pubblicità, quindi questo è a discrezione vostra. Dopodiché, più che un gioco, è diciamo un passatempo, soprattutto anche per i bambini, ed è l'Epicolor. L'Epicolor è un classico gioco che dove noi coloriamo, quindi dove l'utente finale o il bambino colora però in base, praticamente schiacciando solo sullo schermo in base ai numeri, quindi veramente un gioco fatto bene, dopodiché alla fine ne verrà un'immagine bella colorata. Il bambino può scegliere fra, credetemi, ci sono veramente una miriade di immagini che possono variare dai fumetti, dalla Disney, da tutti questi supereroi, dalla natura, veramente da qualsiasi cosa. Quindi praticamente i bambini si divertiranno perché troveranno sempre caricate ogni giorno, oltre già al database che è enorme, immagini a livello di una quindicina, 20 immagini proprio al giorno nuovo, quindi nemmeno si ha, giocandoci tutto il giorno, la possibilità di finire tutte queste immagini ogni giorno. Quindi come passatempo per colorare, a chi piace colorare, è veramente fatto bene. Dopodiché un gioco di calcio che va al di fuori dei classici FIFA, PES, dei classici eFootball, dei classici giochi comunque che già hanno anche stancato, perché comunque la grafica è spettacolare, tutta quella che è, però già veniamo da anni e anni di questi giochi. Qual è una valida alternativa fatta a cartone? Ed è veramente fatta bene, ed è il classico mini football. Mini football, diciamo che c'è da soffermarci un pochettino, perché intanto è un gioco che hanno scaricato milioni e milioni di persone. Mini football è davvero un gioco fatto bene, creato bene, si incomincia dall'inizio, quindi proprio c'è tutta la storia per quanto riguarda la squadra, quindi cominciamo con una squadra veramente scarsa per andare nel corso degli anni a praticamente far diventare migliori i nostri giocatori, farli crescere, fare crescere la squadra, fare crescere il portiere, il difensore, centrocampista, attaccante, quindi abbiamo la possibilità di fare sostituzioni in base alla potenza proprio del giocatore, la potenza che va aumentando sempre con dei crediti, quindi con dei soldi. Questi soldi noi li vinciamo o proprio acquistando con soldi veri, soldi finti, oppure proprio andando a vedere pubblicità o anche di pubblicità giornaliere o anche praticamente soprattutto con la vittoria delle partite. Quindi se vinciamo una partita non solo saliamo in classifica proprio come le nostre, che possono essere serie C, serie B, serie A, là ce ne sono ovviamente serie molte di più, e quindi saliamo in classifica o mano a mano andiamo vincendo queste partite. E in più vinciamo soldi che possiamo spendere per potenziare i nostri giocatori. Il gioco com'è? Allora, graficamente è veramente bello, la giocabilità è fluida, certo è che se parliamo però della gestione del gioco ha molte pecche, perché praticamente voi vedete che all'inizio si vinceranno veramente parecchie partite in modo che vi porterà in una zona
e in una serie soprattutto che voi potete incominciare a giocare con altri giocatori, perché qui si gioca solo online. E quindi sfidate altre persone proprio nel mondo. Però è proprio qui il fatto che non è detto che se voi, per esempio, poi chi lo scaricherà ve ne accorgerete, se avete 100 punti di potenza squadra, non è detto che lui dirà che vi sceglierà un giocatore in base alla vostra squadra, quindi se non è 100 ve ne sceglierà uno con 90, fortunato di voi, ve ne sceglierà uno con 110-120, ma non è così. I primi tempi sarà così, dopodiché appena si va avanti sembrerà proprio un gioco classico, insomma, che non va bene, perché se voi avete 100 ve ne sceglierà anche uno da 300, quindi quello è sicuro partita persa. Quindi se lo dovete prendere come un passatempo di gioco, allora ci siamo. Però se vi accanite nel gioco e pensate che questo gioco sia effettivamente come studio, eccetera, eccetera, come giocabilità fatto veramente in maniera onesta, allora non è tanto così, perché ve l'ho detto, sicuramente già ci sono partite che sicuramente voi dovete perdere, perché capite bene che se le vincete tutte andate subito in una lega, la massima lega che ci possa essere e quindi che possa esistere, quindi è veramente riduttivo dirlo così. Quindi prendetelo come un gioco sempre come agli altri, insomma un piccolo passatempo e insomma il gioco è veramente in questo caso fatto veramente veramente bene, spettacolare. Passiamo a un altro gioco famosissimo che è la classica Formula 1, per chi piace il gioco della Formula 1. La Formula 1 praticamente non è però quello delle gare, perché quello delle gare già c'è come Formula 1 e devo dire che sì, la giocabilità è anche bella, la grafica è bella, però per esempio a mio parere, questi sono giochi sempre a mio parere, preferisco giocarci nelle console perché lo schermo è più grande, perché è un gioco veramente millimetrico, quello della Formula 1 non si può sbagliare, si devono prendere le curve pulite, quindi in questo caso è meglio sempre giocarci su console dove lo schermo è abbastanza grande. Però per quanto riguarda il cellulare, il gioco della Formula 1 è bello la Formula 1 Clash, quindi F1 Clash. Perché? Perché questo invece è un gioco di gestione, un pochettino come quelli del calcio, che c'è pure anche il Football Manager, per esempio, che non si fanno partite, però le guardiamo solo perché noi gestiamo tutto il dietro del calcio. La stessa cosa nella Formula 1, quindi partiamo con una nostra scuderia che andiamo a creare, e qui la stessa cosa come il gioco del pallone, dobbiamo andare a vincendo le gare, dobbiamo andare a salire di classifiche, praticamente anche andare a potenziare le nostre auto, quindi dai componenti, quindi al componente motore, il componente aerodinamica, le gomme, il fatto dello sciupio della benzina, quindi tutto questo mescolato insomma fa sì che il gioco veramente tende a farci giocare parecchie volte al giorno, quindi in questo caso sempre gioco online, si gioca con altri giocatori ed è fatto veramente bene, la pista è in miniatura, le macchine sono fatte veramente in maniera carina, tutte in miniatura e qua dobbiamo gestire noi la gara, quindi dobbiamo comunque interagire almeno un pochettino all'interno della gara, quindi con i sorpassi, con il cambio gomme, quando entrare in box e quando uscire dai box. Quindi in questo caso comunque non è un play e ci vediamo il video, ma mettiamo il play, incominciamo la gara e comunque noi dobbiamo gestire quella gara, quindi dobbiamo stare quei 3 minuti, quello che sia, proprio a vedere, comunque a gestire la gara per cercare di arrivare ai primi, così salire in classifica e in più aumentare le potenzialità delle nostre auto. Le auto sono reali e i piloti sono soprattutto anche reali, quindi veramente fatto bene. Formula 1 Clash, ve lo consiglio. Dopodiché, classico gioco delle caramelle che tutti conoscono, diciamo nemmeno ne sto qua a parlare, è il Candy Crush Saga. Quindi a cui piace questo gioco delle caramelline, potete andare a scaricare ormai questo genere di movimento di caramelline, devo dire che si trova su tanti altri giochi famosissimi che non dico e no che non consiglio, il fatto è che c'è troppa pubblicità, quindi sicuramente non li troverete, quindi molti mi diranno ma c'è anche questo bello, sì, effettivamente sono stati testati, giochi che comunque interagiscono con il movimento delle caramelline e poi fanno tutt'altro, arredano casa, arredano regni, quello che sia, per il problema è che sono veramente tempestati da pubblicità, quindi non li ho messi, questi giochi bene o male sono giochi e pubblicità o ne hanno davvero pochissima o proprio nulla completamente. La potete trovare casomai la pubblicità proprio quando incominciate ad aprire il gioco, ma è veramente raro. Dopodiché un gioco di carte, anche esso che è veramente carino, è scusatemi la pronuncia ma non so se è esatta, è il Mahjong. Il Mahjong veramente, o Mahjong come si può pronunciare, è veramente un gioco carino. Per chi a cui piace il genere veramente può andarlo a scaricare ed è veramente, veramente
bello. Dopodiché, quale altro gioco è bello? Il Ristorante 2. Il Ristorante 2, anche se è un gioco veramente corto, cioè nel senso che non è che finisce subito, però permette di fare per esempio quelle 3-4 ricette, perché è un gioco proprio di ricette, di cucina, e fa parte della catena dei giochi del Dottor Panda. Devo dire la verità che i giochi del Dottor Panda, questo è quel gioco famosissimo che rientra fra i giochi a pagamento. Non tutti, ma gran parte sono gratuiti, alcuni invece sono a pagamento, quelli del Dottor Panda, però come giochi ve li consiglio tutti perché sono veramente, veramente fatti bene. Ovviamente un gioco gratuito ha quel peletto in più, non solo perché toglie la pubblicità, ma proprio perché graficamente oppure il gioco è fatto veramente meglio rispetto a uno gratuito. Quindi tutti i giochi a prescindere dal Dottor Panda sono veramente belli, questi li consiglio molto per i bambini, che sono adatti molto per i bambini. A chi piace la cucina può scaricare proprio il Ristorante 2. Se tuttora lo trovate a pagamento, magari potete aspettare o potete scaricare quelle famose applicazioni dove vi dicono che in un determinato periodo di tempo c'è quell'applicazione gratuita, gioco gratuito, e magari troverete a vostra fortuna questo particolare gioco, quindi Ristorante 2 della classe del Dottor Panda. Dopodiché, come ultimo gioco effettivamente vi posso dire, è un gioco carino pure, le classiche fialette piene di colori all'interno, dobbiamo cercare di smistare questi colori per creare un unico colore a ogni fialetta, è praticamente il Get Color. Get Color è veramente fatto bene, la pubblicità c'è, sì, la pubblicità ovviamente c'è, è pochissima, soprattutto abbiamo detto in mezzo alla partita è difficile trovare pubblicità, si può trovare ogni volta che dobbiamo incominciare un'altra partita, ma sempre la classica 15 secondi, 10 secondi, massimo 30 dico di secondi. Poi la pubblicità è in base invece a quante fialette in più vogliamo avere, quindi più aiuti vogliamo avere, più pubblicità, sempre di questi 30-20 secondi dobbiamo andare a guardare. Se aiuti non ne vogliamo, pubblicità non ne troveremo. E quindi questi sono i giochi insomma che consiglio io, quindi ripeto, voi nei commenti mettete invece i giochi che voi consigliate, in modo che così uno può andare a caricare, a reperire questo gioco e vedere se effettivamente ne vale la pena andarci a giocare, andarlo a scaricare. Vi ricordo sempre che iPhone in particolare offre la possibilità, oltre alla vastissima gamma di giochi che ha presente sul suo App Store, se ci fate caso su App Store, ma sicuramente già lo sapete perché ha iPhone, c'è la possibilità dell'arcade, quindi andare a fare proprio un abbonamento arcade. Di cosa si tratta? Preciso, identico a quello che c'è ormai in tutte le console, che possa essere PlayStation e possa essere anche Microsoft, quindi sono classici abbonamenti che permettono di giocare a tutti i giochi che ci sono all'interno, quindi noi ogni mese pagheremo un tot. In questo caso Apple offre il primo mese gratuito, lo trovo veramente carino perché i giochi all'interno sono diversi ovviamente rispetto a quelli che dà in maniera free nel classico canale, sono veramente giochi fatti bene bene bene. Capite bene che il primo mese è gratis, però dal secondo mese in poi ovviamente la cifra sarà 6,99, quindi con 7 euro al mese abbiamo la possibilità però di andare a interagire con parecchi giochi, non ce ne sono pochi, i giochi sono veramente tanti. Giochi bellissimi graficamente, cioè a livello proprio arcade, quindi giochi che hanno una sua trama, che possiamo spaziare ovunque, non sono giochi che vanno da sinistra a destra, per carità ci sono pure quelli che vanno da sinistra a destra, che vanno da dietro in avanti, tipo Subway Surfer o così via, oppure da sinistra a destra tipo come Cut the Rope, come Rayman, insomma ce ne sono veramente tanti. Qui giochi bellissimi, insomma, che possiamo andare ovunque, per esempio il conosciutissimo Oceanhorn. Oceanhorn è veramente un gioco fatto bene, sia il primo che il secondo, o quello per esempio della Ranocchia, che in questo momento non mi ricordo, la grafica è veramente, veramente spettacolare, quasi paragonata alle console moderne. Quindi per chi vuole provare insomma qualche cosa in più nella grafica e proprio nella trama, nella gestione del gioco, può, e se lo può permettere, figuriamoci 7 euro al mese cosa sono, può andare a fare questo abbonamento, fra l'altro il primo mese gratis, dal secondo mese in poi a 6,99 con l'arcade che offre casa Apple. In questo caso abbiamo finito con i giochi, oggi video completamente easy, completamente semplice, insomma spero di avervi fatto conoscere qualche titolo che voi non conoscevate già in precedenza, quindi che dirvi, messaggiate, vedete i vostri giochi e noi ci sentiamo sicuramente alla prossima, ciao a tutti!